Amici, un saluto da Jack Don e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Come state, come state? Spero tutto bene. Buona domenica, bom dia per dirlo in portoghese. Eccoci qua. Ci siamo, finalmente. Ma io aspettavo di esserci perché io adoro questo momento insieme. È proprio piacevole, e non vedevo l'ora di passarlo con voi, anche che devo ancora fare la barba, che sono ancora... devo ancora fare tante cose, ma poi ci lavoro dopo. Adesso andiamo e divertiamoci un po'. Ho sbagliato tasto, no, non ho sbagliato tasto, ma diciamo che devo andare qua. Ecco fatto. Su Duolingo, ragazzi, ci sarà tanto da fare oggi. In realtà no, perché finiamo domenica prossima, quindi oggi diciamo che è il nostro grande passaggio prima e poi la volta dopo ci divertiamo veramente e concludiamo la sezione 1. Stiamo facendo Shop for Groceries, fra un po' avremo anche una nuova storia qua infilata qua. E cioè oggi diamoci una mossa e divertiamoci. Poi la prossima volta si conclude. E vediamo appunto cosa succederà. Sono molto curioso di vedere cosa succede quando finiamo la sezione 1 e arriveremo a 10. Il primo 10 di punteggio, che dite, non è tanto. Per tanto il corso devono ancora aggiornarlo, perché ci sono solo le sezioni, prime 4 sezioni, però sono già sistemate nell'ordine giusto, sono 10, 30, 60. Non sto dando i numeri, ma è come funziona. E poi dopo dovrebbero aggiungere quelle 250, 250, insomma, quelle lì che sono poi quelle lunghe, ma stanno già lavorando, è già un test. Ciao Ice, ciao Simo, benvenuti ragazzi. Dai, andiamo, vediamo cosa succede. Pêssego. Pesca. Sol. Falar. Falar, bla bla bla. Março. Sol. Il sole. Eu preciso de um pêssego Sole e também. luna, come Pokémon. Allora, cosa dice qua? Eu preciso del pessego, ok. Eu preciso de un pessego também. Abbiamo un mercato preciso. Dicevo, siamo quasi alla fine, Siamo quasi alla fine. Domenica prossima finiamo. Sim, eu preciso de um abacaxi. Dia. Ah, boia. Perché hai detto Gia? Sim, eu preciso de um pêssego. Yes. I need a peach. Ragazzi, è disperato, ha bisogno di una pesca. Pensate, la furia di uno che non può mangiare la pesca. Se cerca in portoghese usi la IA. Davvero? La IA di Google? Qual è la ricerca che devo fare? Simo, dimmi esattamente che ricerca devo fare. Ma dici la normale ricerca di Google, cioè questa qua praticamente. Jack Leone Max, portoghese. Sì, questa sì. Questa sì, non è la IA di Google, però questa ancora. Nome del canale tuo è portoghese. Certo, vabbè, ovvio, quando cerchi uno... se invece cerco qua... Non ci dà suggerimenti? No, c'è solo portoghese. Chi è? Chi è il proprietario? Chi è il proprietario? Chi è il proprietario, ragazzi? Infatti mi manda nei locali di Yakuza 0 e Final Fantasy 7, chi è il proprietario? Non me lo chiedo chi è il proprietario di Jack the Market. Chi è che mi tiene in uno stanzino a streamare per lui? Nessuno. Ciao Leonardo. Ah già, grazie. Ah, devo andare su iMod, vado subito. Non la uso mai. Vado subito. Un attimo che abilito il sound. E io dicevo, chi è il proprietario? Ma chi è il proprietario qua? Fatemi vedere. Devo andare a iMod. Giusto. Ma no, ancora chi è il proprietario? Massimiliano, non è vero, non si chiama Massimiliano. Boia, non mi chiamo Massimiliano, ragazzi. Ma che cavolo? Ma che cosa? La cosa che è stato incondato da Roberta Marcello, ma non è vero, non è assolutamente vero, ma si sta inventando le cose, ma non è vero, ma non è vero niente, ragazzi. Ma dite con il canale Maglia Nerd, che cacchio è? Ma non è vero, ragazzi, ma non è assolutamente vero. Ma boia quante boiate che spara. Ma chi è? Ma chi è Roberto Marcello? Non lo so io, ragazzi. Ma che cos'è? Ma non è vero, ragazzi. Non è assolutamente vero. Andiamo un po'. L'associazione tra Jack e me, portoghese, non riguarda sulla nazionalità o proprietà di un'azienda, ma una serie di contenuti evolution online. Studio della lingua, Jack ma Massimiliano ancora. Boia, ragazzi, mi chiamo Massimo, signor Google, mi chiamo Massimo. Che cacchio. Bene.
non volete che Jack cerchi... Oh, attenzione, questo messaggio mi piace. Se non volete che Jack cerchi il nuovo Aristotele per la Longobarda, droppate un mi piace. Altrimenti veramente dobbiamo andare a beccare Aristotele. Io ci metterei vampeta a fare... ormai 50 anni e passa. Allora, nonostante l'interesse per la lingua, lo streamer italiano vive in Piemonte. Vabbè, questo è vero, questo è vero. Però non si chiama Massimiliano, che cacchio, ragazzi. Come ha fatto a confondere il mio nome così? Sì. Sicuro che si chiama Massimiliano e non Massimo? No, il nome corretto è Massimiliano, sta zitto, Jack. Porco cane. Voglia. Come il canale Magliana. Non ho questo canale. Ma non ho... Ma cos'è Magliana? La Magliana non era una roba brutta c'è una banda un po' sospetta. Perché? Ma io non c'entro nulla con queste cose qua, ragazzi. Ma infatti... Massimiliano deriva dal latino Maximilianus, Massimo è latino Maximo, infatti mi chiamano anche Maximus, esatto, però è sbagliato, è sbagliato. Oh, ma perché non vanno i sound? Grazie Leonardo che me l'hai detto, grazie Leonardo, risolviamo subito. Ma guarda, la IA oggi ci ha preso un abbaglio, davvero, si è fissata che io sono Massimiliano, ma che cacchio ragazzi, vi assicuro... Non dico che mi dia fastidio Massimiliano, ma non è il mio nome. Eu preciso de un... l'abacaxi. Abacaxi. Questo qui è l'ananas. Ei, quanto custa um abacaxi aqui? Eu preciso de um pêssego. Questo qui ho bisogno di una pesca. È disperato senza la pesca. Yes, sim. Sim. Eu preciso de um pêssego. Pessego. Um Massimo. abacaxi. No, non sarà una maratona, guarda, ti posso già dire, non sono in grandi condizioni a livello di male alle ossa, perciò... faccio una live qui su YouTube con Final Fantasy XIV, ma vi prometto il Kahoot, ma vi prometto che se ci siamo io, Lio e Simo, domani scateniamo quella roba, se ci sono anche loro, facciamo quella roba là su quel gioco tipo Gartic Phone, ma la versione scrittura, quella che scriviamo una storia, e Leonardo puoi partecipare anche tu se vuoi, scriviamo una storia bellissima, quindi domani ci divertiamo. Sarà poco a giocare, più passare tempo con voi, comunque domani. Però faccio 2 ore e mezza. Sì, faccio 2 ore e mezza perché prima volevo trovare una mia... Sì, domani, ma la maratona vera la farò fra un mese sulla piattaforma Viola, quando sarà il Twitch Anniversary, che dovrebbe essere a fine aprile. Quindi, Leonardo, ci siamo quasi, Fra un mese facciamo la vera maratona, che starò anche meglio. Uma Bakaxi. Uma, com'era la watermelon? Melancia sarebbe l'anguria. Eu preciso de um abacaxi dia. Ei, quanto custa um abacaxi? Abacaxi. A quanto costa? Quanto Custa um pêssego. Pro Evolution Soccer. Abbiamo melancia. Poi ho sbagliato. Ho sbagliato. Preciso de uma melancia. Quanto custa um pêssego? Ma domani sarà comunque fondamentale, te lo assicuro, domani veramente sarà buona. Non si scrive così pessego, ci vuole questo cappello sulla E. Sim, eu preciso de um abacaxi. De. Ah, pineapple, abacaxi, avevo scritto melancia. Sono 2 cose diverse. Allora, va a leggere. Una cosa importante... No, non siete obbligati. Come dice Simo, altrimenti mi tocca andare a cercare il nuovo Aristotele, è vero. Altrimenti se non arrivano like qua vado a cercare Aristotele, tanto so già chi prende, cioè, abbiamo già il nostro leggendone. Frio. Mais. Più. Garrafa. A garrafa. Lá. 2 pêssegos. 2 pêssegos. Você precisa de 2 pêssegos, né? Tem una loja qui. Loja sarebbe il negozio. Eu preciso de 2 abacaxis. Abacaxis. Perfetto. Sim, 2 Una cosa pêssegos. importante. Comunque grazie Leonardo per questo anticipo. Quanti dos? Sim, 2 pêssegos. Dois. Você precisa de 2 abacaxis, né? Devo fare così. You need 2 pineapples, right? Non ci vuole il do you need perché c'è la virgola. È una fregatura un po' della lingua inglese che se c'è poi la virgola non diventa la forma. Não, eu preciso de 2 abacaxis. Abacaxis. More water, mais água. Você precisa de um pêssego, eu preciso de 2 pêssegos. Pêssegos.
Additional coffee, nani? Qui vuol dire... Ma perché additional? Vabbè, sarà mais caffè, più caffè. Additional. Você precisa de 2 pêssegos. Dia. Mais água. Ho la gatta che sta impazzendo. Sta guardando le cose che si muovono. Mais agua. Mais agua. Dos pêssegos. E dois abacaxis. Visto la coda. Domani deve esserci, non dovrebbe... Ma certo, io comunque, tanto dalle 4:30, ma lo facciamo verso le 5:30, 6, la cosa insieme, tanto non è un problema. Você precisa de 2 abacaxis, Tanto né? non c'è fretta. You need 2 pineapples, right? Vediamo se mi ha scritto. No, non mi ha scritto. Una botola. Una garrafa. È scritto giusto, garrafa? Garrafa. È sbagliato. 2 R e una F. De agua. Por favore, infatti immaginavo porfa. Che poi lo abbreviano sempre come porfa. Allora, sim. Eu preciso de 2 abacaxis. Quindi 2 abacaxis e una garrafa di acqua. Ok, ragazzi, è andata bene questo. La Juventus ma ragazzi, ieri sera la Juve, sì, contro il Sassuolo, dici, fa vedere un attimo. Sì, ieri so i risultati, sì, avevo poi guardato. Manca... non è andata bene, no, non ha vinto la Juve. Pareggiato, infatti avevo visto che stava vincendo 1-0 alla fine del primo tempo, poi non l'ho vista che ho fatto altro. Insomma, risultato pericoloso per la classifica, risultato pericoloso perché il Como sta facendo veramente bene, potrebbe farcela, potrebbe essere la sorpresa, se il Pisa dovrebbe batterlo, cioè, non lo so. È la Fiorentina che ormai si sta togliendo fuori dai guai, avete visto? Brava la Fiorentina. Manga. D'água. Italiano. Faz frio em março? Faz frio in marzo? Sim, eu preciso de uma manga. Manga. Minha. Manga. Tiago, você precisa de 3 pêssegos. Eu preciso de uma manga também. Manga. Minha. Manga. 3 abacaxis. 3 pineapples. Marzo si scrive con la C francese. Un attimo che ho la gatta addosso. Você precisa de 3 pêssegos, né? 3 invece scrive sempre con quella roba lì. Você precisa di una melancia? Io preciso di 3 Melancias. Melancia. La Viola, fammi leggere. Lasciamo perdere per cortesia. La Viola una partita deve vincere, poi sa cosa deve fare. Dice che poi le perde tutte, vabbè. Io necessito. Eu preciso de 3 melancias. Maria, você precisa de un abacaxi. Abacaxi. 3 Abacaxi. Faz frio. Fa frio em setembro. Eu preciso de uma manga. I need a mango. Sì, Manga. mango. Eu preciso de 3. Di nuovo ci vuole il cappello sulla E. Che poi non sono un esperto di fonetica, quindi non so dirti come si chiama la E col cappello. Allora, do you need an orange? Allora, você, vediamo questo cappello, fatemelo salvare perché voglio vedere una cosa precisa. De uma laranja, giusto. Ma qui qua quanto costa, però so che si scrive diversamente. Quanto? Non c'è scritto, vabbè, lo stesso. Quanto costano 3 abacaxis? Era custam, era quanto con la Q normale, perché in spagnolo si mette la C, qua abbiamo un attimino. Già comunque ti dicevo domani dovresti, ma no, ma non preoccuparti, sì, ma quando capita, ma vai tranquillo. Sì. Quindi ancora, você necessita, precisa de 3 abacaxis, né? Ma è l'ansias, come ho fatto a sbagliarmi? De 3 melancias, né? Perfetto.
E ora voglio vedere una cosa su Google. Fonetica. No. No, mamma, porco cane, non capisce come si chiama con il cappello. Ok. Circonflesso, sì, è giusto. Accento circonflesso, si chiama circonflessa, ragazzi, molto comune nella lingua francese, visto? Alt 0234, fa provare? Alt 0234? No. Laranja. Laranja, sbagliato. Muito. Muito. Mangas. La manga. Pêssegos. Duas laranjas. Duas laranjas. Duas laranjas. Laranjas. Eu preciso de duas melancias. Tem um mercado perto aqui? Tem só 2 mangas. Mangas. Tem 3 mercados na minha cidade. Il Cesena, Lena Cole, mamma mia, me lo ricordo, lui grande, non sapevo. Tem 3 mercados na minha cidade. Come c'è finito il cinese? Naranjas. Você precisa de duas melancias? Melancias. Melancia. Melancia. Non è melancia, melancia. 3 laranjas. 2 mangas. Sim, tem 2 mercados na minha cidade. Mercados. Sim, tem 2 mercados na minha cidade. 3 3 laranjas. laranjas. 2 mangas. Ciumanga, 2 manga, no, 2 manghi. No, dai, divertite. È un piccolo impegno, ma tranquillo, Simo. Eu preciso de 2 laranjas. Duas perché è femminile, ragazzi. Me l'ha data giusto lo stesso, ma... poi c'era... Tem... So, dovrebbe essere quello scritto sulla O. Duas laranjas. Giusto. Tem so, di nuovo quello scritto sulla O. Duas, no, questo è dois, perché è maschile. No, è femminile, duas mangas. Perfetto. E anche questa è andata. No, volevo vedere una cosa. Com'era? Alt 23 Alt 0234. Voglio riprovarla. Sim, eu preciso de um abacaxi. Dia. A vedere? Alt 0234. È vero! Perché io usavo 0236 che ti fa questo... No, non è 02. Non è 0236, non lo ricordo più. Vabbè, non lo ricordo più. 0246 che faceva la O tedesca, fortissimo, eh. Va bene, è un preciso di un abacaxi. Precisa de tres. Sì, tres. Perché tres scritto così stavolta? Tres melancias, né? Perfetto. Faz calor em setembro? Ce l'abbiamo quasi fatta. Giocherai, Lega, ma poi ti faccio vedere, guarda, dovrei essere la perla. Ma non sono un grande fan delle leghe, io le toglierei volentieri. Does it get hot in settembre? More water, mais água. Mais água. Uma garrafa d'água. Duas. 2 Laranjas. Eu preciso de 2 mangas. Io ho detto sta cosa che i numeri cambiano da maschile a femminile mi fa impazzire. Tem 2 mercados na minha cidade. Tem 2 mercados perto daqui. Perto da qui vuol dire vicini a qua. Uma. Uma garrafa de água. Favor. No, por favor. Você precisa de uma garrafa d'água também? Oggi a pranzo il classico sugo della domenica. Cos'è il classico sugo? Se intendi... No, di solito io mangio salmone. Di solito mangio il salmone la domenica. Io mangio il salmone affumicato. Che buono. Beh, al posto della pasta. O mangio riso, diciamo, quello proprio quello festivo, diciamo, quello con le olive, insomma. Your girlfriend is shy. È timida, è timidina. A sua namorada. A sua innamorata. Namorada. A sua namorada é séria. Your girlfriend is
Sirius. A Laura é séria. Serio. Uma amiga tímida. Uma amiga timida. O seu pai é tímido, né? Your father is shy. Isn't he? Che giro di parole, ragazzi. Mio zio è... Oh, Oh, meu. tio é Timido. Mio zio è timido, è timidino, lo zio è timido. Il sapore norvegese è buono, è il migliore, assolutamente. Costa un casino, però ne vale la pena. O meu esposo. O seu pai é simpático, né? O seu pai è simpatico, né? Né è facile per me. Indeed. Ma non è defato. Indeed. Sarà sì, ma... Sim. Oh, meu. pai é simpático. Ma perché indeed? Sì. Sim, a sua mãe é séria. Yes. Your mother is serious. Guarda, qui non c'è un Minha parolaccio. tia é tímida. Timida. È timida. Mia madre. Oh, meo. Mea. Non è meo, mea. Migna, giusto, migna. Mae, che si scrive così. Ho sbagliato. Si scrive con la gne, questa qua. Non è S. È normale perché non stiamo facendo spagnolo. Mamma mia, ragazzi, gli accenti. Ah, migna, non mia, che è ma boia. A minha mãe é tímida. Assolutamente, Leonardo, prenditelo. E ti piacerà. Ti piacerà di sicuro. Oh meu. Boyfriend, il fidanzato era innamorato. Mamma mia. Non è amichevole, era tipo simpatico, sì, simpatico, va bene, ci sta. Ah, mia, ma qua è stato un errore stupido di maschile e femminile. Ci si confonde, ragazzi, si confonde. Sembra una cavolata, ma vi assicuro che non è così. Sembra davvero una cavolata, ma cavolo, è importantissimo. Ma fatemi fare una cosa. Bene, abbiamo fatto anche questo, adesso andiamo avanti. No, sta procedendo, ragazzi, sta procedendo. Io ho preparato la mega grafica del finale della sezione 1 domenica prossima, però. O meu irmão é simpático. Mio fratello. My brother is friendly. Ele é simpático. Simpatico. A minha irmã é simpática. A minha Irma è simpatica. Ah. Mia figlia è devo metterci questa A qua. O João é tímido, né? Joao is shy, isn't he? O meu tio é tímido. Timido, ma ci vuole l'accento sulla I. Não, o meu irmão é sério. Now, o meu irmão è serio. Ma non hai mai mangiato il salmone? Buonissimo, Leonardo. Poi è ovvio che i gusti sono gusti, chiaramente. O meu pai é sério. O meu pai è serio, mas è simpatico, mas ele è simpatico. Ele. Come Dembélé. Non c'è nulla Dembélé, ovviamente. Sto scherzando, non c'è niente, un cavolo, non c'è proprio un cavolo. Dembélé, ma te ne immagini Dembélé? Allora, mio padre, meu Pai é timido. tímido. Va bene, se lo dice lui. Sarà che io ho un padre Em tutt'altro che geral, timido. a Maria é tímida. Generalmente Maria is shy. Oh, io ragazzi mi sta cadendo il cellulare. Stavo facendo una cosa. Sono super attivo oggi. Allora, provato. Voglia. Ok, perfetto. Allora, mio padre è serio. Oh, meu pai. É sério, Mas ele é simpático. ammetto che non me l'aspettavo il salmone domani, davvero, a me piace. Non è una tradizione però in effetti, Molte volte le sardine vanno bene, il tonno il tonno è un classico. Il tonno fra l'altro lui O pensi che costa Tiago é poco. tímido, né? Non è vero, un po' costa poco però, è buono. Allora padre, pai. O meu sposa è timida, facciamoci l'accento giusto, timida, mas ela è simpatica. Poi ragazzi, sti accenti mi uccidono ogni volta. Cos'è migna? Perché meu è maschile? Ma ragazzi, boia, ci mancava, migna. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dà fastidio sbagliare. La marca, sì, puoi dire Leonardo, vai tranquillo, di pure.
Di pure, ma certo che puoi, ma sì, ma dai, non è che stiamo facendo pubblicità, vai tranquillo. Va bene, facciamo la storia, che so che molti amano le storie. I vestiti per la mia vacanza. Roupas para as minhas férias. Esatto. Lucy está em uma loja. Bom dia. Bom dia. Eu preciso de roupas para as minhas férias. Sì, ha bisogno di vestiti per le sue vacanze. Yes? Tudo bem. Eu preciso de um vestido. Ha bisogno di un vestito, grazie. Lily pega um vestido amarelo. Amareglio, attenzione. L'amaretto. Não, eu quero um vestido verde. Vuole verde. Lily pega um vestido verde. Pega vuol dire afferra. E preciso de botas. Michine. Eu preciso de Lily botas. pega botas verdes. Prega botas verdes. Não, eu quero botas brancas. No, eu quero botas brancas. Che vuol dire brancas? Bianche. Tudo bem. Tudo Um bene. vestido verde, botas brancas. Hai presente Rio Mar? La più famosa. Certo. E Ma costa un sacco. chapéu. È un chapéu. Lily pega um chapéu branco. Não, eu quero um chapéu colorido. Lily pega um. Chapéu colorido. Obrigada. Agora eu estou Agora. preparada para as minhas férias. Ancora non è la piazza, no, è ora. Agora eu preciso de férias. Lily è disperata perché ha bisogno di una vacanza, è stufo di aiutare Lucy a trovare i vestiti, è vero. Allora, verde, chapeau, branca se bianco, colorito e vestito. Perfetto. E questa è andata, amici. Ok, andiamo. Allora, ve lo ricordate cos'è Altafini? Grandissimo lui. Allora. Garrafa. T'avevo chiesto il cecchino! Eccolo! Chicken. Il Ma vai cecchino. via, vai! Cioè, no, via! No! Muito. Ok, molto. E você? E você, tu? Falar. Uma melancia. Una melanzia. Stiamo andando al gran finale della sezione, dell'unità. Eu preciso di un abacaxi, l'unico maschile. Oh, è pessego. Ma pessego è. Ma perché? Ma io come faccio a saperlo, scusatemi. Ma io come potevo saperlo, ragazzi? Sono entrambi maschili. Non lo so, ragazzi, c'è qualcosa di molto strano. Você precisa de uma melancia, né? Você precisa di una melancia, né? Você precisa dello pessegos. Cos'è? Maschile anche pessegos, vedi? Tem una loja aquí. Una garrafa di agua. Ah, è di apostrofo agua, ok. Temo un mercato preciso di un pessego. Mamma mia, come tiro, pazzesco questo. Are you ready for this? Attenzione, che arriva lui e fa. Io sono Comettino, detto anche buon vino. Vengo a bere tanto perché sono il sommelier Vicenza. Attenzione, vediamo il sommelier di Vicenza che si avvicina e prende il microfono e dice: basta vedere questi gatti, si va avanti solo di baratti. Attenzione, via così. Esatto, Tigino Max. Quindi vediamo un grande Comettino che dice: ma non ho letto! Mais água. Mais agua. Non avevo letto, ragazzi. E quanto costa un abacaxi? Aqui. 2 pêssegos. 2 pêssegos. 2 pêssegos. Mais caffè. Ne vogliamo di Eu più. preciso de um abacaxi. Eu preciso de um abacaxi. Não, eu preciso de 2 abacaxis. 2 abacaxis. 2 abacaxis. Io amo l'ananas. 2 abacaxis. Io amo l'ananas, ragazzi. Abacaxis. Abacaxis. È il mio cibo preferito. Abacaxis, veramente. Però non lo voglio sulla pizza, lo so, è il portoghese, lo so già. Vado. No, perché c'è un pesce. Che è questo qua. Ananas. Va bene, Comettino. Mi spammi l'ananas, che non mi ricordo come si mette. Il comando dell'ananas, non mi ricordo qual è. Ma quanto ananas che c'è qua. Ananas per Comettino, dai. Allora. Quanto custa um abacaxi? Quanto costa un abacaxi? Luisa, ho preciso di un pessego. Vedi che non era giusto anche... Eccolo! Ah, tanto ananas per noi. Che bello. Abbiamo finito anche questo. Speaking Star. Ok. Speaking Tem 2 Spanish. mercados na minha cidade. Tem 2 mercados na minha cidade.
Eu preciso de uma manga. Eu preciso de una manga. 2 mangas. 2 mangas. 2. 2 laranjas. 2 laranjas. 2 laranjas. Eu preciso de 2 melancias. Melancias. Tem um mercado perto daqui? Quanto custam 3 abacaxis? Quanto custam 3 abacaxis? Custam 3 abacaxis. Tiago, você precisa de 3 pêssegos. Eu preciso de 3 melancias. Bravo, spari l'annuncio dei gatti. Esatto, esatto, i gatti ci sono sempre. Ma lui voleva mettere i gatti. Com'è il comando dei gatti che vanno sullo schermo? Secondo me voleva mettere forse gatti 2. Mi sa che è gatti 2. Eu preciso de 3 melancias. Eu preciso. Sim, tenho 2 mercados na minha cidade. Eu preciso de 2 mangas. Eu preciso de 2 mangas. Sim, eu preciso de uma laranja. Laranja. Sim, eu preciso de uma manga. Manga. Sim, tem 3 pêssegos também. Sim, 2 pêssegos. Pêssegos. Che mi sono saltato la Você C. precisa de uma laranja? Questo qua. Laranja. Laranja. Eccoli i gatti. Che belli, ragazzi. Quanti bei gatti sullo schermo che fanno miau. Fanno miau, bella gioia, come stai? Allora, a parte gli scherzi. Allora, dai che ci siamo quasi. Abbiamo quasi finito sezione 1, Non manca molto. Guarda, è qua. Finale. Você precisa de 3. Beh, si scrive con l'accento sulla... già, è femminile. Maria, você precisa de un abacaxi? Abacaxis. Gli abacaxis, com'era il comando di ananas? Ok, devo metterlo ancora. Ci vuole un po' di ananas, ragazzi. Ananas. Vedi la lega? Sì, appena finisco questo vado subito. Grazie, Leonardo. 2. Você precisa de 2 melancias. Melancia. Melancia. More, mais. Mais. De noite. Calor. Calor fa caldo. Pêssegos. Não faz. Não fa. Eu preciso de 2 laranjas. I need 2 oranges. 2 mangas. Mangas. Uma melancia. A watermelon, a anguria. Eu preciso de uma manga. Quanto custam 3 abacaxis? How much do 3 pineapple cost? There are 2 markets near here. Allora, tem 2 mercados perto daqui. Andiamo la gatta. Andiamo, Micia. Andiamo. Sanno essere stressanti quando vogliono. Allora, una garrafa. Laranja. 3. 2. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto anche questo. Vediamo, ti faccio subito vedere. Ma io, come già detto, non mi concentro su queste cose. Guarda, sono molto avanzato. È la perla. Ero in ossidiana, ma sono retrocesso, perché adesso è diventato più cattivo il gioco. Ti butta giù in fretta. Però almeno non retrocedo oggi. Perché tanto non ci scendo al 13° posto. Non mi superano. Mi supererà questo, ma non questo qua. Cioè, sicuramente non rimarrò in perla, ma non me ne frega particolarmente, come già detto. Le ignoro le leghe, le ignoro. Fammi leggere su Football Kingdom. Non c'è squadra di club. Cavolo, solo nazionali. Vabbè, va bene lo stesso. Abbiamo l'ultima unità. Facciamoci giusto le prime 5. E la storia. E un moro qui, sto appartamento pequeño. Ok. Cachorro, il cane. Vediamo cosa succede. Questo qui descrivi la tua casa. Qual è l'edificio? Prédio. Il pregio. Esse prédio? Esse. That building. O meu prédio. O meu prédio. O meu bairro. Il bairro? Bairro. Ah. Per quello lo chiamano il barros in spagnolo, in brasiliano. Eu moro aqui. Moro. Cioè io non è che muoio qui, io vivo qui, è il contrario. I live here. Dimmi che ho la gatta. Di nuovo gatti, ragazzi. Time out. Abbiamo la gatta distratta. Vieni, Nicola. Vieni. Dai, Iris. Dai. Iris. Ecco qua.
è andata. Ragazzi, oggi non mi lasciano fare la live. Eu estudo no meu prédio. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? De vez in quando você... buonanotte, non ce la faccio ancora a leggerlo, è troppo difficile. Decadeira, la sedia, ok. Iris, è Iris, si chiama Iris. Eu estudo no meu prédio. Estudo no meu prédio. Certo che si chiama Iris. Eh sì, è la mamma degli altri gatti. Não, eu moro longe. No. Anche se I live Longe. far away, lontano. Esse bairro é pequeno. Allora, questo vicinato è piccolo. Qual vicinato? Pequeno. Pequeno. No meu prédio. No meu pregio. No. Eu moro no seu prédio. I live in... Cos'è seu? Seu. In your building. Perché vive nel suo edificio? Vabbè. Esse apartamento é pequeno. Apartamento. Apartamento. That apartment is small. Piccolino. O meu apartamento é pequeno. O meu appartamento è pequeno. Ma non il mio è potente. Vai a vedere, ma lei non ci sta di qua, impazzisce. Quando entra si stufa. S. Mangas. Sol. Sole. Pêssegos. Pequeno. Outubro. Va bene, un po' di mesi. Sim. Sim, È eu un moro. moro Longe. longe. Com'era? Longe, lontano. Ug, ancora sto. Aff. Eu. Olso. Também. Moro. Também. Longe. Infatti mi chiedevo dove andava messo também. Poi l'ho sbagliato. Sono quelle difficili queste. Você mora Mora no no meu bairro. Ug, ancora questa schifezza dell'Ug. Aff. Eu preciso de. No. Moro. Eu também. Também. Moro. Longe. Era l'errore che avevo fatto. Piccolo errorino, comunque. Ulcamenia, hai saltato una A. Ci vuole la A. Così facciamo emozionare come Tino. Dai che siamo già a buon punto, ragazzi. Oggi voglio arrivare alla storia. Cat, gatto. Gato, 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 gato. Casa. Casa. Ok. O seu gato é simpático. O seu Seu. gatto Gato é É simpático. facile. Non ve la traduco. Família. Cachorro. Cachorro, A cara. minha família. A minha família. Eu moro sozinho. Sozinho? Cos'è? Sozinho. Da solo, forever alone. Io vivo da solo. Eu tenho gato. Eu moro sozinho aqui. Eu moro sozinho aqui. Você está na sua casa. You are at your house. Eu moro com o meu tio. I live with my uncle. Com. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa. Eu moro com o meu gato no meu apartamento. Eu moro com o meu gato no meu apartamento. Sozinho. Eu moro com a minha família. Hai saltato una A. Leonardo, è così. Quanta pubblicità mi arriva? Perché non fa? Ah, eccolo! Eccolo! Sim. Eu moro com a minha família. Eu não moro. Moro com a minha família. Perfetto, ragazzi. Ancora un po'. Andiamo. Ragazzi, che oggi abbiamo tanto da fare. Come dice il buon Simo, mi raccomando, se volete potete, lasciate un bel like. Ieri sera su Italia 1 con Max Giusti. Dopo Max Giusti c'era il tuo amico Verde. C'era l'amico Verde, davvero. Su Italia 1 non l'ha fatta. Io non vedo più la Mediaset in TV. Non la fanno. Qua non riesce a prenderla, dovrei cambiare l'antenna, figurati. Beh, c'è sempre Mediaset Infinity, lo so. Quindi, l'amico verde, fatemi fare Cometino 2. Ok. Poi vediamo. Andiamo avanti, abbiamo fatto 2 su 5, dai. City, Cidade. l'abbiamo già visto. A sua varanda. Varanda? Varanda. Il balcone. Your balcony. Com'è che si dice anche in inglese? Varanda.
O Tiago está na varanda. O Tiago Thiago? está na Sta sul varanda. balcone, ok. A minha garagem. Garage, vabbè dai, garage. Garagem. È facile. Ela está na escola. Ah, ho sentito- Cachorro Che pa- está na padaria. Oddio, è tutto diverso! Sento due voci! È impazzito! Ela está na escola. She's at school. Ok. O cachorro está na padaria. Eccolo, questa qua. Cachorro está na padaria. Me l'ha detto tutto. A sua casa é grande. Your house is big. Grande. Esse prédio é bonito. Quindi questo appartamento è beautiful, bonito. Bonito. In realtà è soltanto pretty. Você estuda na garagem, né? L'ho letto a voce alta. L'ho letto a voce alta. Se non sbaglio, il conduttore di Tutta Libera. Sì, lo so, lo conosco. È famoso, dai. È giusti, severi ma giusti. Comunque è grande come Tino. Grazie ancora per i like, ragazzi. Grazie di cuore per i like al video. È un piccolo gesto, ma mi aiuta tantissimo. Grazie di cuore. Você estuda na garage, né? Che brutto posto, il garage per studiare. Muito bonito. Molto bonito. Very good. Beautiful. Muito. Sì, è brutto da dire very beautiful. A cidade tem um parque. La città. The city has a park. Esse prédio é... Esse predio è molto bonito. S. Esse prédio é muito. Esse predio è molto grande. Ma perché non me lo riconosco? S. Beautiful, grande. grande. No, bonito. Bonito. Siamo quasi alla fine, ora sono quelle più difficili. Now. Não. A minha cidade. A minha cidade é grande. Oh. Oh, Incredibile, Ulcamania. Dentro. oh, Prédio. Tem uma Veranda. varanda. Ok, non varanda. Subite. Ah, A. Migna. Non c'è Migna. Dov'è? Migna Mala. Minha mala Está. está na garagem. Ok, baby. E ora si va avanti. Vai. Siamo ancora a 2 alla fine. Il restaurante. Restaurante. Giardino. Jardim. Tem um restaurante perto daqui? Um restaurante perto daqui. Um supermercado. Vabbè. Supermercado. Tem 3 parques. Ah, there. Ok, Parks. È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Mi dispiace! La O jardim faccio! é muito grande. Grande. Mi dispiace, lo faccio. O Jardim è molto grande. Ela está no teatro. Is at the theater. A minha rua é grande. Rua? Rua. La strada? My street is big. Sim, esse restaurante é muito bonito. É muito bonito. Questo ristorante è molto buono. O jardim é tranquilo. O Jardim. The garden is Tranquilo. quiet. È vero. restaurante. Un ristorante. O gato está no jardim. O gatto está no jardim. Rua. Rua. Già, in inglese si dice anche Ryu. Rua. Muito. Dezembro. Sozinho vuol dire da solo, a Casa. casa. C'era ieri sera su Italia 2. Ah, Italia 2. Lio, in effetti, mi aveva detto che c'era stamattina. Sì, domani ti facciamo un caut, diglielo anche a Stefano. Sì, domani preparo tutto e ci divertiamo. Oh, jardim é tranquilo. Facciamo anche quella roba là della storia. Eu preciso de supermercado. Oh, cachorro. No, está jardim. Ma no, no. Cosa ho sbagliato tutto, ragazzi. Scusatemi. O cachorro. Oh, cachorro. Está no Ma perché avevo jardim. letto non è? Vabbè, io che leggo il contrario. Dovrò creare... quando hai ispirazione, sì, io non ho proprio voglia di farli. Io non ho ispirazione. Preferisco lavorare ai progetti sul canale. O cachorro. Cachorro está No, Jardim. Dai, l'ultima, dai, per oggi. Aff. Eu Moro
No, eu também. Também. Moro. Longe. Tem 2 parques na minha cidade. Non so com'è possibile che vivere è moro, ma vabbè. Ecco, se è una lingua latina dovrebbe essere il contrario. There are 2 parks in my city. Perto daqui ou longe? Perto daqui, Eh? perto daqui ou longe? Ou longe? È vicino o lontano? Tem um restaurante? Is there a restaurant? Você mora no meu bairro. Mora no meu bairro. O meu cachorro é pequeno. My dog is small. Na minha mala ou na sua mala? What? Na minha mala ou na sua mala. Ah, la mia valigia o la tua valigia? Não, o meu apartamento é muito pequeno. No. My apartment is very small. Mamma mia. Eu Come due moro righe. sozinho aqui. Eu moro sozinho aqui. Vivo da solo Aqui. qui. Forever O alone. gato está no jardim. O gatto está no jardim. Luiz, a sua cidade é muito grande. Luis, la sua cidade è molto grande. Grande. Ok, hanno fatto anche questa. Avanti con la storia, ragazzi. Grazie per il coso del live. Sì, potete lasciarlo dopo la live, assolutamente, se volete. Durante non si può, purtroppo. Io vi invito a lasciarla per il video, quello pazzesco che ho fatto. Come si chiama? Questo qua. Ah, ma ti faccio vedere una cosa, aspetta. Fai mod. Faccio vedere una cosa. Questo qua. Jacqueline e Max. Chi è il proprietario? Mi ha detto, guarda, Jacqueline e Max è un pseudonimo online di Massimiliano. E dice, canale Magliana Nerd. Ma non è vero, Guardate che è Jacqueline e Max anche su Twitch. Cioè proprio, se le sogna. Ma se le sogna proprio, non c'entra niente. Ma è assurdo, ragazzi. Dice che sono andato in una collaborazione che non ho mai fatto. Ma non c'entra niente, ma tutto sbagliato, ragazzi. Mi ha confuso con l'altra persona. Non lo so com'è possibile, non lo so. Quindi mi dice delle cose assurde. Sì, dimmi tutto quello che sai su Jacqueline Max di YouTube. Ok, vediamo un po'. Così vediamo, voglio proprio vedere che cavolo si inventa, io sono curioso. Vediamo dopo, finiamoci la storia prima. A reserva. A riserva la prenotazione. Bia e Ma non l'ho Lina fatta estão vedere, no Leonardo. restaurante. L'ho fatta vedere prima, ti faccio vedere di nuovo. Este restaurante é lindo. Feliz aniversário, Bia. Sul ristorante per via Sverdi. Sì. Boa noite. Buona noite. Boa noite. Eu tenho. Una riserva. Seu nome, por favor? Meu nome é Lin. Ah, sim. Esta é a sua mesa. E este é o nosso cardápio. Il menù? Ah, É muito caro, Lin. Il cibo costa molto, sì. sim. O que você quer? Uma salada? O quê? R$ 80 por uma salada? 80 rias? 80 rias? Eu quero copo de água. Tudo bem, eu quero uma salada. Alright, tutto bene. E bife grande. Bife? Ah, E Bisteca. batata frita. Ah, Em restaurante barato. ah, ecco, vuole cambiare ristorante, hai capito la furbona? Bia, seu aniversário é importante. Cosa mi dice Copettino? Io sono negato nel dire le voci a cose. No, non capisci un'ostrica. Sì, è vero. Devi pronunciarla bene, sai. Devi pronunciarla bene. Dice che celebrare il suo compleanno è importante. O dia é importante. O restaurante não. Sì, il giorno è importante, il ristorante no. Excelente. Eu estou com muita fome. Ha molta fame. Quindi praticamente hanno deciso di andare a un altro ristorante. Costa troppo. Oh ragazzi, quando costa. Con molta fame. Parole che non avevo ancora visto, ma ci siamo! Adesso andiamo a vedere le boiate che mi ha sparato Gemini, che tanto non sa nulla di me. Tanto non sa un cavolo. Allora, è uno streamer italiano su YouTube e Twitch, noto per approccio gaming, intrattenimento, narrazione e approfondimento culturale. Fin qua ci siamo. È vero, l'ho detto io. Mi ha anche linkato la fonte. E il suo vero nome è Massimiliano, già sbaglia. Marco, ovviamente sta in diverse stesse podcast. Non è vero perché i miei podcast mi chiamano Massimo, quindi. La filosofia del canale si divide sul videogioco della forte passione per l'esplorazione,
le battaglie contro i boss e le scene di intermezzo, ma non è che ho proprio detto così. I videogiochi sono paragonabili a spartiti musicali, l'ho detto, dove i giocatori sono interpreti di storie e personali, ok. Oltre al gaming, è appassionato di musica, suona la tastiera e l'armonica, è vero, e segue un interesse sport come il basket e il calcio, è vero, è vero, è vero, è vero. Oggi intervistiamo Max, vedi, sì. Si è accorto di me, si è accorto di me. Il canale Jack Max su YouTube offre diversi formati. Dice appunto realizzo serie complete su titoli. Ma si mi hanno dato di fare. No, ma infatti non riesco a cambiarlo. Non riesco proprio a cambiarglielo. Poi farò un video che mi chiamo Massimo. Scusa, è l'unico modo per farlo. Ecco qua. Ha realizzato serie complete su titoli come Uncharted, Assassin's Creed 2 e via così. Però se mi dico mi chiamo Massimo o Massimiliano, i Massimiliano mi danno dislike. Non si può, questo qui non vuole chiamarsi Massimiliano. A me non cambia nulla, è solo che mi chiamo così. Per me un nome vale l'altro. Se mi chiamo Pallino, è la stessa cosa. Il progetto portoghese, uno dei formati più recenti. Recente? Il formato portoghese? Recente? Ma ragazzi, ma sapete da quant'è che vado avanti? Recente, vi dico io la data. Boia, recente. 2 anni fa! Come fa a essere recente il portoghese che è 2 anni fa che lo faccio? Sono 2 anni che vado avanti col portoghese. E che cacchio. Recente proprio. In cui i documenti sono praticamente in lingua in diretta. Sì, questo è vero, lo sto facendo in diretta, ma non sempre. Retro Gaming e Clip pubblica regolarmente contenuti dedicati al retro FIFA 2004, PS, proprio il 2004 no, ma le raccolte delle clip divertenti tra le dirette. Musica, cura una sezione dedicata a brani e video musicali prodotti da lui legati al canale in stile folk metal, la leggenda di Jack Max. Queste sono belle, clicca play e scopri chi sei, sono belle, sono belle. Presenza online. Trasmettere regolarmente sul canale Maglia Nerd. Ma perché devo cambiare nome? Ma se il mio canale Twitch è Jack Leone Max. Protagonista di Voci senza confini, è vero, è vero. Sono spesso protagonista, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, ragazzi. Sì. Devo anche aggiungerlo. No, l'avevo fatto, è già uscito con me. Devo solo aggiungerlo nel featuring. Ti interessa approfondire? Sì. Parlami della sua passione per i videogiochi. Quali sono i suoi preferiti? Voglio vedere se sa. Se hai visto il mio ultimo video, se sa cosa sto facendo. Titoli iconici canadesi. Ancora fissato con Yakuza. Boia. Ne ho fatto uno solo, ne ho portato. 2 in realtà, 2 ne ho portati. Non lo so. E Assassin's Creed ama le ricostruzioni storiche. Ma se stai inventando Uncharted, apprezza il taglio cinematografico dell'avventura di Indiana Jones. Sì, ma non l'ho detta io sta cosa. Massimiliano, ancora! Agosto, Massimiliano, ma che cacchio è Massimiliano? Ha una vena nostalgica molto forte, estimatore dei vecchi PES, vabbè, fin qua siamo veri. Gioca classico di FIFA 2000, ancora fissato questo FIFA 2004. Esplorazione e boss battle, non è un giocatore che corre verso la fine. Si gode... Scusami, Adesso lo voglio mettere alla prova, perché non è che mi fido molto, ma voglio che lui si veda questo. Cosa? Ma qui dice altri giochi preferiti. Che cavolo. Oh, mettiamolo a tacere. Ecco. Identifichi. In inglese? In inglese? Io stavo scrivendo in italiano. Stavo scrivendo in italiano, ragazzi. Si è fissato. Folk e GDR. Il folklore e il fantasy. Sono musica in stile folk metal. Vabbè, mi piace il folk metal, ma non è il mio genere preferito. Appena fanno i miei video chiamato io mi chiamo Massimo. Sì, esatto, va bene. Esatto. Ecco qua. Ma perché? Ma il suo canale Twitch è Jack Leone Max, non quello che dici. Guardami, twitch.tv/Jack Leone Max. Ecco qua. E scusami, hai perfettamente ragione, ti chiedo scusa. Oh, finalmente! No, non è una vecchia collaborazione, non diciamo cavolate, non è vero. I pilastri del passato. Ma non è vero! Cadillacs e Dinosaur! Non l'ho mai portato sto gioco. Ma non l'ho mai portato. Street Fighter 2, sì, ma non... Ma che cavolo? Massimiliano ancora? Ma stiamo fermando... Boia ci rinuncio. Cosa cerca Duolingo? Dimmi, in che senso fai Duolingo? Ah, devo fare qui sulla chat. Vediamo. Ma comunque non capisce nulla, Staia. Ancora questo Massimiliano, ragazzi. Oh, deve decidere... Oh, ma io lo so che tu ti chiami Massimiliano. No, non mi chiamo Massimiliano, ma tu hai deciso che mi chiamo Massimiliano. In sintesi, Massimiliano, perché dici giochi con un'anima narrativa forte. Che ha insegnato storia del gaming. Sì, sui prossimi obiettivi. No, sì.
Sì, dimmi i suoi prossimi obiettivi. La sua volontà di far evolvere il canale, puntare al miglioramento tecnico e alla costanza di... Miglioramento tecnico non ne ho mai parlato. Nuovo setup streaming? Ma no, ma non è vero, ma ce l'ho già il PC da streaming. Ma perché devo cambiare? Ma perché devo cambiare? Ma non sono io, è un'altra persona. Ma chi è sto qua? Ma chi è sto qua? Ha completato l'imbiancatura della rete dell'ufficio personale, ma non è vero, ma non sono io, ragazzi. Ma che cacchio è? Comunque grazie, apprezzo, grazie. Apprezzo. Chi è questo profilo? Ah, il mio profilo personale. Sì, è vero. Ma sì, va bene. Ma va bene, non posso lamentarmi. Il mio, diciamo che è un po' privato quel nick, perché c'è, diciamo che il mio nome vero praticamente, no, non mi chiamo C di cognome, però vabbè, comunque diciamo che il mio è riferito a un... Diciamo che da lì si può arrivare a un'altra cosa. Comunque, serie narrative. Contiene ambizioso progetto di racchiudere l'esperienza Assassin's Creed. La Ezio Collection l'ho già finita, Montaggio di gameplay, nuovi titoli. Appunto, vediamo un po'. Ha pianificato lista giochi. Ma non sono io, questo qua! Non sono io, questo qui! Ma io non sono io. Aspetta, boia, lo voglio mettere alla prova. Ma perché deve darmi video di altre persone? Mannaggia, mi fa incazzare, ma non poco, ma proprio tanto. Questo qua. Dov'è? Quella dei giochi che voglio portare quest'anno. La schedule. Sì. Crescita su lui. No, non è vero, sono fermo. Cioè proprio... Sì. Ma quindi, che giochi porterà nel 2026? Cosa dice il video? Voglio proprio vedere cosa mi dice. Ma non è vero! Non ho mai detto queste cose! Ma boia, ma si sta inventando tutto! Rispondi un attimo, dico un errore, sì. Fammi un'analisi di questo video. E che cavolo. Ragazzi, non bisogna mai fidarsi. Non bisogna mai fidarsi. Ancora, ma dice in inglese mi dice le stesse cose. No, ragazzi, è sbagliatissimo. Poi è completamente sbagliato. Si è sballato in maniera assurda. Ragazzi, è vero che le IA prendono tanti granchi, ma questa proprio... Porco cane. Quante ne sbaglia. Comunque dicevo, ci manca solo questo. Non lo faccio oggi perché ho preparato la grafica speciale per la prossima puntata. Quindi ho preparato il graficone incredibile. Perciò veramente, ragazzi, lo facciamo poi la prossima volta. E sarà emozionante. Vogliamo ancora parlare di qualcosa? C'è qualcosa di cui vogliamo discutere insieme, tanto che facciamo il gran finale di live. Abbiamo ancora qualche minuto, se volete, ci sono ancora 5 minuti, io tanto non è problema, devo poi farmi la barba, ma ho tutto il tempo del mondo prima di mangiare, non è un problema, ragazzi. Ditemi voi. Allora, vi devo intanto dire, domani sarò su YouTube, perché diciamo che sono 6 anni di anniversario del canale, però non farò roba particolare, perché faccio poi la maratona fra un mese, quando ci sarà il Twitch Anniversary, sulla piattaforma Viola. Voglio farla, e voglio che ci sia assegnata, insomma, tutto. Per il resto domani farò probabilmente Final Fantasy XIV, e questa settimana forse, probabilmente no, finisco Assassin's Creed Brotherhood sul canale della mia amica Xinkai, probabilmente, ma ripeto, diciamo che è difficile perché c'ho ancora un po' di roba da fare. Ecco qua. Poi per il resto mi si parlava di Crimson Desert. Ragazzi, io Crimson Desert ho visto molto, ho visto tantissimo su questo gioco, e devo dire che è il classico gioco che io me la caverei senza problemi, però è un gioco che non a tutti piace, perché ha un gameplay molto, non spartano, complicato, un gameplay molto complicato. Io volevo vedere se c'è PSN, non si chiama neanche più PSN, si chiama PlayStation Store. Vedi qua, il voto è già basso, ragazzi, lo stanno già distruggendo. Ragazzi, un gioco appena uscito. Sì, ho visto, Cometino, ho apprezzato, anche se ho paura perché c'è il mio nick reale, diciamo, è come se fosse, cioè
Sì. Quindi in pratica... Oh, Andre! Ciao! Andre! Parlavamo di questo. E guarda, il voto già l'hanno già distrutto, perché è un gioco nuovo che punta a vincere il Game of the Year, che poi tanto quest'anno se c'è GTA non lo vince nessuno, a parte GTA il Game of the Year. Ma ragazzi, 3,83 è basso, vuol dire che ai giocatori non piace. Tutti l'hanno preso perché ovviamente... Poi io ripeto, un gioco può piacerti solo quando lo provi. È difficile che tu sappia se un gioco ti piace prima. Io invece voglio dirvi una sorpresa. Non so se posso vedere i miei dati, non credo. Comunque in pratica sto per platinare Assassin's Creed Odyssey. Avevo detto no, non lo platino. In realtà lo sto platinando, mi manca un solo trofeo. Ma non posso vederlo da qua. Ho visto una rete gameplay. No, ma è bello, per essere bello è bello. Ma hanno detto che comunque come trama è bruttino. Ha una trama stupida. Ha una trama un po' stupidina, nel senso non è curata molto bene. Però per il resto hai un sacco di robe da fare. Ma io voglio giocare al vero signore dei giochi fantasy, che è The Witcher 3. Questo qua però poi ci finisce. E The Witcher 3 sì che è bello. The Witcher 3, ragazzi, non scherza. Ragazzi, The Witcher 3... Questo qua sì che è un gran gioco fantasy. Se uno vuole un fantasy, ragazzi, The Witcher 3 mi sembra il migliore del meglio. Il meglio del meglio. È il meglio del meglio, veramente. È il meglio del meglio. Cavolo, c'è già anche la versione PS5. Uscirà anche un'espansione, fra l'altro. C'è un'espansione breve di The Witcher. Sono parecchio curioso di vedere cosa si inventano. Ho visto una rete di gameplay da Murray del Day One. Non mi ha preso molto. Ma no, ma infatti a me... Invece è un gioco... Guarda, The Witcher è un gioco solido che i giocatori dopo tanti anni ancora lo bombardano di buoni voti. Perché? Perché è veramente un gran gioco. E questo purtroppo mi spiace che non ho ancora giocato. Far Cry, che ho rigiocato uno dietro l'altro, mi ha fatto apprezzare la prima persona e la terza persona. Sai che la prima persona in effetti è molto atipica in un gioco come Far Cry. Vediamo un po' i voti dei Far Cry che ci sono sullo store. Far Cry 3, che questo qui ormai costa uno sputo veramente, ragazzi. Costa nulla. Ecco, Far Cry 3 da buon classico 4,59. Fatemi scrivere Far Cry 3 4,59. Allora, voglio confrontare i voti. Far Cry 4. Voglio vedere i giocatori, perché questo è il potere dei giocatori, ragazzi. Questo è il potere dei giocatori. Far Cry 4 molto meno. Far Cry 4 è a 4,27. Cosa c'è scritto? Sì, perfetto. Ok, andiamo avanti con la nostra lista. Far Cry 5. 4,37. Ok, più alto. Far Cry 5, 4,37. Stiamo vedendo i giocatori come valutano. Poi c'era Far Cry New Dawn. Credo che si chiama così. Questo qua. Quanto vale? 4,15. Far Cry. È il più basso New Dawn. È il più basso di tutti. 4,15. Poi abbiamo Primal. Far Cry Primal. Attenzione, che ha 4,50. Urca, questo piace. Infatti a me sembra geniale. E adesso vediamo, è il 6 dopo. Adesso è l'ultimo che è uscito. Far Cry 6. Certo che il 6 lo vediamo. Non c'è la versione... Ma non voglio la Game of the Year, volevo la versione normale. Standard Edition, così vediamo. 4,04. Far Cry. Quindi il più basso di tutti come voto è il 6. Mamma mia, ragazzi. Comunque è sempre una saga che se la cava. Se noi vediamo invece Assassin's Creed Odyssey, che per me è da 4 stelle. No, Odyssey. Shadows. È a 4 stelle come gioco per me, non è da 5 stelle. 4 stelle gli darei. 4,28, vedete? Siamo lì, diciamo più o meno sui valori di Far Cry 4, l'ultimo uscito. Però se vediamo quelli prima, Odyssey è proprio pazzesco, veramente per me. È un capolavoro, un'odissea, ragazzi, è un'odissea. Se vi piacciono le cose tipo Odissea, infatti 4,52. Ai livelli di Primal praticamente, livelli di, come dire, livelli massimi della Ubisoft. Origins 4,53. Perfetto, praticamente come Far Cry Primal. Jack, potresti ripetere se hai risposto? Hai fatto una domanda? Fa vedere. Aspetta, probabilmente sì. Allora, questa qua dicevi
Sì, va bene, ma certo che puoi, Simo, ma certo. Simo, sì, puoi. Insomma, quindi come voti siamo lì. Però, ripeto, quando un gioco ti esce, com'è che si chiama? Crimson Desert, ti esce che non è neanche 4, capisci che non siamo di fronte a un gioco promettente. Marathon, ragazzi, come se la cava? Marathon? La voce del popolo, qui non influenzata dalle recensioni. 4,58, ad esempio la gente apprezza Marathon. Nonostante tutte le critiche, i giocatori l'apprezzano. Ecco il tubo che cade. Per colpa mia, ma no, Andrea, io lo adoro quel gioco, tu lo sai, è uno dei miei giochi preferiti. Però se vogliamo vedere il gioco che secondo me avrà il voto più alto, o fra i voti più alti, c'è una Persona 5 Royal. 4,9 su 5. Ma dove lo trovi un gioco che ha 4,9 su 5? Cioè, ragazzi, è come dire, piace a tutti, e non può non piacere. Poco, Leonardo. Vado a farmi la barba poi. Però sono qua, che mi piace parlare con voi, lo sai. Ragazzi, che roba. E io il prossimo che porterò, invece, di Persona, sarà Persona 4 Golden. 4,9, ragazzi, stiamo parlando dell'eccellenza. Ma sapete che 4,9 vuol proprio dire l'eccellenza? Ma supera perfino The Witcher, vuol proprio dire un pubblico fedele di gente che adora quello che gioca, assolutamente. Persona 5 è un viaggio, anche. GTA 6, vediamo GTA 5, penso che sarà altissimo, dai. Non penso che la gente gli abbia dato voti bassi a GTA 5, a meno che non abbiano criticato la versione 4,46, solo? Ragazzi, ma che cavolo. Vabbè, però è sempre un buon voto, No, non mi aspetto GTA 6, non mi aspetto GTA 6 con un voto alto, sarà divisivo come gioco, sarà divisivo. Che cosa possiamo vedere? Retro gaming, Leonardo, dammi tempo, guarda, abbi pazienza, ma dammi tempo, non posso tornare adesso con retro gaming, fatemi finire il progetto con Xinca e poi tornerà. È che io non è che impazzisco per fare retro gaming e mi strapparmi i vestiti dalla gioia, però diciamo che il retro gaming è pesante perché... No, sono i giocatori. No, infatti, Andre, sono i giocatori. Io penso che non c'è nulla di più fedele del voto di un giocatore. Il voto di un giocatore si lascia influenzare. Il voto di un giocatore gioca e ti dice quello che pensa. Secondo me il voto del popolo non è influenzato dalla Metacritic, dalle recensioni, perché io ho visto come funziona. Oh, 9,5, bellissimo. Col coso i soldi in tasca, dicono. Ma il giocatore dice quello che pensa. Ho chiesto il cecchino, non il chicken! Ma vai via, vai! Cioè, no, via! No! Vabbè, certo. Ma oggi sì. Se tu vedi le recensioni Steam, oggi sì. Però io penso che alla fine una persona che ci ha speso dei soldi abbia il diritto di dare un parere. Io non ho votato tanti giochi, dire il vero. Normalmente non sono andato a votare, non ho votato nulla a 1 su 5. Sicuramente non l'ho mai fatto. Però devo dire che, ad esempio, certi giochi mi hanno proprio fatto schifo. Cioè, tipo, ogni volta che vedi il nuovo FIFA, dici, ma cavolo, è sempre uguale. Io ce li ho gratis. Quanti voti negativi prende Battlefield? Questa è una cosa stupida, però. Però, ripeto, tu non puoi votare se non hai il gioco. Occhio, Andre. Tu riesci solo a votare solo quando hai comprato il gioco. Perciò tu devi averlo il gioco, devi possederlo. Se non ce l'hai, non glielo dai. Ma questo, ragazzi, mi ha fatto pensare... Battlefield 6, in effetti... Marathon, ad esempio, se la cava benissimo. Nonostante tutto il feud che ha altrove, se la cava benissimo. Ma Battlefield 6 è un buon voto, ragazzi. Insomma, 4,11. Quello ti aspetti dalla EA di oggi è abbastanza passabile. 5 stelle si mi ha preso tipo... Davvero? Ma io non riesco, anch'io non voglio dare recensioni negative. Andrea, anch'io. Piuttosto, ma perché non ha senso? Io posso dare un 4-5 stelle, ma non do altro. Poi mi piace comunque dire, voglio aiutare, nel mio piccolo faccio la mia parte, dico il mio parere onesto. Ma perché io ho sempre recensito. Io sono anche stato su un sito a recensire. È che non mi piaceva come funziona lì. Non mi piaceva, perché a me i soldi in tasca non mi arrivavano. Quindi vi assicuro che non ho mai intascato soldi per recensire qualcosa. Però, diciamo che è una passione. Io ripeto, ho un quaderno di fine anni 90 dove recensivo i giochi, non lo trovo sto quaderno, non so che fine ha fatto. Sto quaderno ci davo i voti e una breve recensione testuale, pagina per pagina. Avevo recensito i miei giochi Nintendo, i miei giochi PlayStation 1. Mi piacerebbe trovarlo, ragazzi. Opinioni vecchie, fatte da me,
ma sincere, pre-siti, pre-cose, perché io vedevo le riviste e volevo dare i miei voti. Nella categoria è sempre gusto soggettivo e non è carino, non si strappano i capelli per il mio voto. No, certo, Andre, certo, ci mancherebbe altro. No, ma sono d'accordo, però ripeto, io alla fine mi baso sul voto un po', perché dico, ma sto gioco è valido? Perché non mi fido delle recensioni? Le recensioni hanno fatto un sacco di abbagli, perché le recensioni, se la media critica inizia a essere alta, tutti devono darla alta. E funziona così, ragazzi. Il primo che arriva su Metacritic e dà un voto, gli altri devono adattarsi al voto del primo che è arrivato. È terribile, è una meccanica. Se non lo fai, ci perdi soldi. È certo che le recensioni non puoi fidarti, a meno che non siano veramente onesti, e di canali onesti ce ne sono alcuni, tipo la rivista inglese Edge, che però è estremamente severa, danno anche un sacco di 3-4 a giochi famosi, è andato 5 all'ultimo God of War, quelli di Edge, quindi voglio dire, a volte esagerano anche loro, ci mancherebbe altro, però ci sta che alla fine va in controtendenza. La media di recensioni è 1-2 stelle, no, infatti, non mi fido comunque. Vabbè, ma io so solo che ultimamente oggi la gente secondo me non si diverte. Io sono dell'idea che oggi c'è tanta abbondanza, tanti giochi dati in sconto, la gente non riesce più a divertirsi. Prima avevamo pochi giochi, presi a fatica, 100.000 lire, 60 euro, poi 70, oggi 80, erano 60 euro, vi ricordate che erano ancora 60 euro una volta, prima di 70? Fino a PS3 erano 60 euro i giochi, tranne i giochi di calcio, costavano di più. Quindi insomma, è che una volta te li godevi, perché avevi quel poco che avevi, te lo facevi durare per tanto tempo. Ed era così, Chi ha vissuto l'epoca PS1 sa con quanta fatica. Oggi, sembra veramente che ti spuntano ovunque. Siamo troppo viziati, abbiamo tutto e non possiamo divertirci come 15-20 anni fa. Guarda, questo messaggio però è talmente bello, che nonostante adoro il messaggio di Simo che invita a dare un like, lo apprezzo, ma tanto che siamo in chiusura, io voglio mettere questo messaggio in evidenza. Siamo troppo viziati e abbiamo tutto e non possiamo divertirci come anni fa. È vera sta cosa, è vera, sta cosa purtroppo è vera. Perché io non lo so, perché io penso che prima una volta ci divertivamo con i giochi e ci stressiamo. Oggi la gente veramente si stressa. Anche il fatto che, ad esempio, Nintendo ancora oggi si rifiuta di mettere i trofei. Perché si rifiuta di mettere i trofei? Perché sa che i trofei tolgono l'esperienza piacevole al giocatore, cioè alla fine considerano il gioco in base ai trofei da fare. E io lo so perché in questo periodo io ho smesso di fare molti trofei e collezioni, però ho deciso di platinare Assassin's Creed Shadows, perché ormai con questi Assassin's Creed mi ci trovo bene, e anche se c'era un po' imprecare per certe cose, comunque non è poi male. Io ricordo l'attesa dei giornalini, esatto, l'attesa dei giornalini, lo so. Sentiamo? Io ma a me la guida aveva aiutato con i vecchi Tomb Raider. Io senza i vecchi Tomb Raider, le guide, non sapevo cosa fare veramente. Erano impossibili, per me erano impossibili. I vecchi Tomb Raider senza guida, ragazzi, non ci capivo nulla. Era veramente impossibile. Una volta ho atteso un giorno perché una cosa di... sì, anch'io per Tomb Raider, anch'io. Ragazzi, non capivo, a volte mi bloccavo. Cioè, compravo sti cose non tanto per le recensioni in sé, ma per le guide. I trucchi onestamente li ho usati sempre poco, perché i trucchi mi sembrava un modo non regolare di andare avanti, però poi li usavo a 100%, tipo in GTA San Andreas, mi piaceva al 100% usare i trucchi, non prima. Ora così vende il caso Marzu nella trincea. Nei giornalini c'erano adesivi da mettere su... No, lo so, avevo una PlayStation tutta con gli adesivi io, e sulla memory card. Ragazzi, dovrei farvi vedere, ma non ho voglia di tirare fuori roba adesso, ma c'ho i miei adesivi, c'ho anche quelli delle squadre di calcio, sai. C'ho un adesivo del Milan su una delle mie memory card, pensa te, c'è un adesivo del Milan. Pensa, c'è da ridere, adesivo del Milan. So che fa ridere, ma è così. C'erano alcuni veramente pazzeschi con i nomi dei giochi, lo so, erano belli. E anche la Play me la customizzavo, la mia PlayStation 1 è tutta a tinte viola praticamente, è bella. No, davvero, ragazzi. È sempre un piacere quando ti danno lo stimolo di fare qualcosa di nuovo. Io l'apprezzo, da giocatore l'apprezzo. Quelli di Crash, sì, anche di Crash. C'era anche quelli, sì. E poi ragazzi, la memory card della PS1 si smagnetizzava come nulla fosse. Quanti progressi persi il Gran Turismo. La prima volta che ho giocato Final Fantasy VII
ero al terzo disco, quindi mi mancava solo il dungeon finale. Mi si smagnetizza e devo rifar tutto. E ho dovuto rifarlo. Ma poi il coso brutto è stato perdere il Gran Turismo, perché il Gran Turismo avevo le macchine potenti, avevo i trofei, le patenti con oro, e perdi tutto, perdi l'endurance, da disperazione, ragazzi. E anche il memory card originali si smagnetizzavano, non ho mai capito cos'è che le faceva smagnetizzare. Mi ricordo che portavo dietro il memory card, portavo un mio amico, che proprio pomeriggi. Ho scoperto le femmine si dice, chissà perché, guarda. Anche con gli amici si diventa competizione, perché poi sei lì che ti pensi a giocare e ti diverti, poi però vedi l'amico, ma c'è una che ci piace a me, piace a lui, amico, non più amico rivale, diciamo, quindi insomma, e lì inizia la competizione, inizia, diciamo, il lato maschile della competizione, ovvero, prima io, devo vincere io, no, te lo lascio a te. Queste cose qua, e insomma, diciamo di sì, però è vera sta cosa, guarda. Infatti ho avuto fortuna che sono stato amico con uno che tanto ai tempi le ragazze non se lo filavano, quindi potevamo pensare ai videogiochi, quanto volevamo, che lui proprio non. Dopo ho avuto successone, molto più di me, diciamo che la natura gli ha dato miracoli che capitano veramente a una piccola dose ristretta di persone, non dirò quali. Io avevo la PS modificata, ricordo che mettevo 2 CD dentro per farlo andare, non ricordo perché. Sì, io lo so invece. Uno dei metodi era quello di usare un disco di avvio, che era quello che ti faceva partire la custom, perché non era una modifica hardware, era una modifica software quella lì. Faceva partire la custom, e poi dopo mettevi il secondo disco, che era quello del gioco. Lo so. L'avevo visto da un mio amico, sta cosa. Io penso sempre che erano meglio quelle hardware, perché quelle hardware. È anche vero che però ti danneggiavano la testina, quelle hardware. Io la PlayStation 2 originale, che me la feci modificare proprio molti anni dopo, avevo già anche una PlayStation 2 pulita, cioè avevo la mia PlayStation 2 pulitissima, e avevo la PlayStation 2 originale. Infatti la testina si è bruciata, esplosa, quella esplosa tutto, lo so. Perché io volevo giocare ai giochi giapponesi, ragazzi, volevo giocare col doppiaggio giapponese, non volevo i giochi come. Volevo magari giocare ai giochi che possedevo già, tipo Persona 4, lo volevo con le voci giapponesi, e non potevi farlo con le voci giapponesi se col gioco tuo comprato, fra l'altro distribuito da Square Enix, quelli di Final Fantasy, incredibile, vero? Insomma, da noi in Europa. Quindi veramente era una bellissima esperienza. Però ripeto, quando mi è morta quella che si sono modificata, ci sono rimasto troppo male. Poi non ho mai più modificato nulla. Mai più. E giocavo Winning Eleven in giapponese, esatto. Avevo le mod, mi sembra che una famosa era la Totti mod, poi non so quale. C'erano le mod, ragazzi, avevi tutti i campionati già con le maglie originali, esatto. Un sogno, adesso lo abbiamo in 2 secondi. Oggi sì. Ma oggi non abbiamo più un PES. La gente sta ancora facendo le mod di Winning Eleven 21, pensa a te. Mannaggia, l'avessero fatto sul 20, potevo usarle anch'io, ma sul 21 no. Mannaggia, perché poi l'hanno tolto dallo store, PS21. Lo sanno che la gente lo usava per quello. Non avendo vissuto quegli anni, come non hai vissuto quegli anni? Non capisco perché piace il retro. Ora che abbiamo ciò che desideriamo, voglio tornare indietro. Ma anche musicalmente, pensa a Dua Lipa. No, te l'ho detto, Leonardo, non conosco quel gioco, te l'ho detto l'altro giorno. Dicevo, pensa, ciao Lio, a che ora arrivi Lio? Stiamo andando in chiusura. Sto scherzando, dai, arriva quando vuoi, tranquillo. Tranquillo Lio, stavo scherzando. Allora, dicevo, sentite qua, il retro gaming io in realtà lo apprezzo perché ti riporta a un sicuro, avendo vissuto. Avevo detto non avendo vissuto, sai, avendo vissuto quegli anni. Ma io invece in realtà lo apprezzo perché lavoravi, grande, hai sollevato autobus, vero, hai lanciato autobus, hai fatto canestro con gli autobus, giocate a pallacanestro con gli autobus, tipo, lanciavi l'autobus dentro canestro. Praticamente cosa dicevo? Che il retro gaming ti riporta all'epoca in cui tutto andava bene, psicologico, anche musicalmente, pensa a Dua Lipa, e non solo lei, quanti brani hanno retro wave anni 80, e a molti che l'ascoltano non erano neanche nati all'epoca.
Perché funziona? Perché ti porta a un'epoca migliore, sapendo che ormai gran parte della musica pop è spazzatura. Pop, ho detto pop. Sì, stavo aiutando Marcheri con un bus grande. Marcheri t'ha portato Mae Young, vero? La famosa scena di Marcheri e Mae Young sul ring. Te la devo mandare, so che tu apprezzi quelle scene lì, a me fanno schifo, però ti capisco, giocare a certi giochi per molti fa tornare indietro. Esatto. Io penso, ma a parte una cosa, io ti ripeto, io continuo a dire sta cosa. A controller in mano, Winning Eleven, no scusami, ISS Pro Evolution Soccer 2 è un gioco di calcio migliore di qualsiasi gioco di oggi di calcio. Sì, di successo. E lo dico perché il sistema di 1-2 che ha quel gioco è pazzesco. È il miglior 1-2 che ho mai visto in un gioco. Tu passi e tu sai già che l'altro giocatore te la rimanderà. E non è una cosa che con i FIFA di oggi non riesci a fare allo stesso modo. Non ci riesci allo stesso modo. Non in quella maniera geniale. È bellissimo. L'1-2 che facevi in quel gioco lì era perfetto. L'hanno pure tolto dal gioco dopo. Quindi anche i PES non ce l'avevano. Non posso dire che PES 6 sia perfetto, perché PES 6 appena premi ti mandano la palla sulla luna. Perché lo gioco? Perché mi piace come struttura, menu, Master League, il sistema quando vinci una coppa te la collezioni in una bacheca e ti fa sentire importante. Non è un gioco che tipo, ehi, pop-up, ehi, c'è una nuova offerta sul foot. Non è quello. I giochi di calcio mi trovi d'accordo, sei l'unico mondo di videogiochi che non riesce a evolversi. No, più che altro ti spiego. Io leggevo sta cosa, che ci sono degli investitori che comprano azioni di case. Gli investitori ti dicono, ok, io ora ho il 10% della sua società e io insisto che tu, 1, faccia più giochi per cellulari, 2, aggiungi una politica di monetizzazione più aggressiva. Lo fanno e sono sempre gli stessi investitori che costringono le case ad aggiungere politiche aggressive di monetizzazione. E alla Nintendo qualcuno ha detto, perché non far pagare 99 centesimi per far saltare più in alto Mario? In un gioco mobile, che era, credo, Mario Run. Cioè, pensa a te, che discorsi erano. Vuoi far saltare più in alto Mario? Paghi 99 centesimi. Ma vedi che questa è la monetizzazione aggressiva, che Nintendo non accetterebbe mai, però anche loro hanno un 10% di quote che appartiene a un investitore che fa ste cose, che sta continuando a comprare di tutto, questo investitore qua. Poi è ovvio che anche la EA ormai c'è il fondo finanziato da una nazione molto ricca. No, infatti, comunque qualunque cosa ha un box, per me è gioco d'azzardo. Qualunque loot box ha un gioco d'azzardo per me. Io lo ripeto, ogni loot box è un gioco d'azzardo. Qual è il punto? Che un gioco come Fortnite ha ricevuto delle multe per non essere abbastanza chiara. Fortnite oggi, tu sai cosa prendi. Ti dice, se tu pigli questo pacchetto, ed è una delle cose più chiare al mondo, tu in questo pacchetto troverai XXXXX, te lo spiega bene. Giochi come Foot, dici, qualcosa c'è lì dentro. È vero, è additivo. Cioè che tu continui a provare finché non spacchetti quello che ti piace. Ovvio che se ti dice, guarda, questo qui c'ha dentro Bastioni e questo qui c'ha dentro Joao Mario, tu ovvio che vai a prenderti quello con Joao Mario, ovvio. Se spendi soldi per un pacchetto non sai cosa c'è dentro, no, infatti, è la roulette, la classica roulette, che poi l'hanno anche tolta da tanti videogiochi. Pensa che il casino era una cosa che esisteva nei Dragon Quest, hanno deciso negli ultimi di togliere il casino, che poi ripeto era fittizio, e di toglierlo completamente. C'era anche nei vecchi Persona, non esiste più il casino col gambling, non esiste più. Stanno togliendo un sacco di giochi perché vogliono evitare appunto di beccarsi la scritta gioco d'azzardo. Ed è giusto, per me è giusto, perché alla fine è pericolosissimo, però ripeto, ma finché non videogioco. Però il problema è che quando tu spendi soldi veri, lì è pericoloso, ragazzi, è pericolosissimo. Ma perché comunque, ripeto, sono maggiorenni, sanno quello che fanno, ma in giochi come certi giochi non lo sanno. In Belgio voglio bloccare la vendita di FIFA con Foot. No, FIFA non è PG18. FIFA PG. Anzi FC. PG3. Da 3 anni in su. PG3. Vuol dire per tutti. Cioè, a 3 anni puoi già giocarci. A 3 anni.
puoi già giocare a FIFA. Non è peggio. No, è assurdo. Io non capirò mai le polemiche per i giochi 18+, come GTA. Ragazzi, se c'è il gioco, c'è scritto 18+, o spingi a vendere e verificare l'età nei negozi, perché tanto sappiamo tutti che dicono papà comprami GTA. Lo sanno, tanto è sempre stata così. Papà comprami GTA è sempre stata una cosa tipica. Anch'io ero minorenne quando giocavo GTA. Anch'io, non sono impazzito, non sono diventato un pazzo furioso, non sono diventato un folle, ero già folle, quindi non potevo diventarlo, ovviamente. Perciò secondo me è così. Però alla fine, perché a me dà fastidio in un gioco 18+, sentire io quando giocavo online a Call of Duty 4, e sentivo queste vocine, perché ti insultano, quei classici insulti proprio da manuale, dà un fastidio. Sì, esatto. Che poi ripeto, vabbè, ma poi di solito lo fanno gli adolescenti, giocano a FIFA. Tanto oggi la nuova generazione del calcio non gliene frega un cavolo del calcio. La maggior parte dei miei utenti giovani, quando gli parli, ma che squadra tifi? Ma a me non piace il calcio, mi dicono la maggior parte. Perché la nuova generazione ha detto, ma lo vedono per quello che è oggi. È uno sport di miliardari, finanziato da miliardari, che giocano, e il ceto basso medio, per dirla così, per non dire l'altra parola con la P, paga. E io pago. E anch'io pago, perché mi sono fatto Sky. Quindi, assolutamente, non è sbagliato, E io pago. Esatto. Quindi, insomma, domani però ci sarò qua, è sbagliata la programmazione che compare qua. Domani sarò qua alle 16:30 e come già detto, lo dico anche ad Andre, non farò la maratona adesso, lo faccio fra un mese là sulla piattaforma Viola, quando ci sarà il Twitch Anniversary. Domani faccio una diretta, perché è il 6° anniversario da quando ho iniziato, che poi non è neanche vero perché ho iniziato prima, ma non so quando. Avevo iniziato su Mixer e allora la voglio fare ragazzi, quindi domani voglio che sia una live da me e farò probabilmente un banalissimo Final Fantasy XIV, ma poi facciamo caut insieme, sarà un modo per passare il tempo insieme, partecipare a giochi di gruppo, perciò assolutamente sarà segnato Final Fantasy XIV, ma non è solo quello, facciamo tante cose. Domani è solo per far passare il tempo insieme, alla fine, pomeriggio insieme dalle 16:30 alle 19. Invece poi avrò ancora 2 giorni impegnati, come c'è scritto quello è giusto. Ciao ragazzi, ciao, stacco anch'io Andre, ci vediamo noi intanto martedì col nuovo progettone Call of Duty. Mixer era della Microsoft, era l'anti-Twitch. Mixer aveva la collaborazione con Smite, ovvero che tu vedevi le cose e ti potevi sbloccare dei personaggi, delle skin nel gioco. Era pazzesco. Faccio vedere cos'è. Ragazzi, mamma mia. Dai, che se vedi questa schermata ti viene in mente che cos'è. Guarda. Che nostalgia, ragazzi. A me piaceva da impazzire. Non aveva una community italiana, non aveva una community italiana, ragazzi. Italiani non ne trovavi. Però era tanto bello, ragazzi. Era tanto bello. Era una roba incredibile, ragazzi. Veramente. Ecco, questo qui era la schermata di Mixer. Guardate che roba, io c'ero dentro e livellavi, salivi di livello. È una cosa che io sto cercando di fare con il mio canale, coi punti onore, potete salire di livello. Però voglio poi aggiungerci i livelli, ci aggiungerò anche i livelli, così avremo il livello di streamer, il livello utente, però insieme al nome del personaggio. Perciò veramente... Voglio poi rivoluzionarla al mio sistema e aggiungere il sistema di punti, che è una roba che amo dai tempi di Mixer. Perciò avete capito che cos'è? Era importantissima, ragazzi, era importantissima. Era una bella piattaforma, poi purtroppo ho chiuso perché col costo dei server. Va bene, vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani dalla Caraxinca. No, domani qua sul mio canale, scusatemi. Domani pomeriggio qua da me. Vi invito a esserci solo perché domani sarà speciale. Vado un attimo a trovare Simo su Discord. Che aveva bisogno di parlare con me. E bene, ci vediamo. Ciao ragazzi, a domani col 6° anniversario del mio canale.